Ok, sabato mattina, buongiorno, Daniele Emanuela. Oggi è giornata di partenza e di saluti. Abbiamo incontrato due nostri followers qui a Matala. È la prima volta che ci capita. Ok, non è vero, non ne abbiamo mai incontrato neanche mezzo. E che sono galvanizzato dal fatto che abbiamo superato i 1000 iscritti. Comunque non abbiamo mai incontrato nessuno. Amore, ci sei? Nessuno, confermo. Nessuno. Ok, la moto è carica, adesso partiamo. Sezione Retimo, ma abbiamo dei punti di interesse da oltrepassare. Allora, qua siamo a Giacallini. Carino, poi c'è una secca lì, però non si vede. Noi non ci faremo il bagno, non ci fermeremo. Questo è il porticciolo con la guardia costiera. Siamo al punto più alto di osservazione della spiaggia. Carino, giusto un punto di passaggio. Adesso però la direzione è sempre Retimo. Amore, Sì. Retimo, vero? Dai. Oggi non abbiamo fatto granché di video. Stiamo a Retimo, ci siamo riposati un po', abbiamo preso un po' di caldino. Adesso stiamo andando. Allora, il nostro albergo è a 15 minuti dalla punta estrema, ovvero per arrivare alla punta estrema dove si vede il mare di Retimo. Quindi in pratica siamo in direzione centro e più o meno a 1,5 km neanche all'estremità. All'estremità, Emanuela, ok? Quindi piano piano ci facciamo una passeggiatina. Emanuela sembra il cercafighi. Le vacanze figo compatibili. Che bella maglietta che c'è, Emanuela, è nuova? Ed è la Patatonia? Ok. Che fame. Esatto, Emanuela c'ha fame e è voluto entrare in una pasticceria panificio per vedere i prodotti locali. Però le è venuta ancora più fame, quello è evidente, la storia c'è, la storia continua. Stiamo entrando nell'area pedonale di Retimo. Retimo che ha delle origini antichissime anch'essa, è stato porto di conquiste da parte degli ottomani in particolare. E qua abbiamo una porta anche veneziana, questa è l'entrata veneziana, quindi abbiamo. Ecco, è un misto tra Heraklion e Candia. Da qui si vede un minareto, perché qui, essendoci stata anche la dominazione turca, abbiamo avuto anche delle influenze da parte dell'impero ottomano. Questa è la zona pedonale, adesso la andiamo a scoprire un po'. È carina, come tutte le città anche turistiche. Per ora non c'è neanche tantissimo casino, devo essere sincero. Adesso andremo fino al porto. È una città piena di giovani. Muore fame. C'è. Famissimo, vero? Sì. Molta fame. Questa parte di Creta in particolare risente delle influenze del passato. Vediamo dei chiarissimi riferimenti cristiani e veneziani soprattutto, ma soprattutto quello che risalta all'occhio sono le influenze ottomane. Sono stati parecchi anni sotto l'egemonia ottomana. Sembra che quasi abbiano voluto cancellarne un po' le tracce. Sapete che tra greci e turchi non è che ci siano dei rapporti proprio idilliaci. Ricordiamoci anche che c'è la questione cipriota che è ancora aperta. Ecco, questa è una moschea, non è visitabile, che so se si poteva visitare, però è rimasto il minareto, che è anche abbastanza alto, bello. È molto antica, è circa 1700. Non viene più professata alcun credo, è stata trasformata in scuola di musica. I muri qui sono tutti tappezzati con Free Gaza, Free Palestine, eccetera. Israel is a terror state. Rispetto all'Italia il problema palestinese è molto più sentito. Quasi ogni giorno abbiamo visto rappresentazioni in piazza con musica e dibattiti politici in quasi tutta l'isola, insomma nelle città dove siamo stati, quindi Matala, parliamo di Heraklion, Ierapetra. E anche qui il problema palestinese è molto sentito, più che in Italia, perché in Italia sì, il problema se ne parla, però non voglio fare un discorso politico, ci mancherebbe altro. A me affascina molto l'architettura del posto, perché si mischia tra quella veneziana e quella ottomana, dà un significato particolare a quella che sono stati gli eventi storici dell'isola stessa. More, di qua. Guardate le iscrizioni antiche. Devo essere più preciso. La costruzione, c'è scritto pure qua, era una chiesa del XV secolo che poi fu trasformata nel XVII dai turchi, fu trasformata in moschea. Oggi è scuola di musica, però questo lo sapevo già. Le iscrizioni però sono rimaste praticamente integre. Ora io non conosco le iscrizioni in lingua araba, però è carino il fatto che ci sia questa contrapposizione
tra i credi. Mi ricorda un po' l'Andalusia, anche se non c'entra, non è proprio il caso, non è calzante. Nel frattempo ci sono questi negozi qua, artigiani, fanno strumenti musicali, guardate che sono belli. A dimostrazione dell'influenza veneziana, come se non bastasse, ma si sa comunque, abbiamo la Fontana di Mondi del 1600. Il contesto è carino, però certo un pochino si perde nei meandri della movida retimonese, però è carino, l'hanno mantenuto, dai, date ancora i fregi prestigiosi della Repubblica di Venezia. More, che cazzo ridi? Perché ridi? Sì. È la movida retimese che si presenta a noi che siamo gente di mondo, gente di movida. Ma io penso che adesso più che movida, secondo me Manuela andiamo di qua? Vuole riempire questo pancino capriccioso, bisogna dirlo. Noi facciamo solo colazione e cena. Che c'è? Ho visto una cosa di una che sta mangiando nel piatto. Che è una cosa buona? Aspetta. Fa molto piacere. Allora, per le figure di merda che faccio spesso, allora mi ha incuriosito questa chiesa, che è la chiesa di Sant'Antonio. La particolarità è che è una chiesa cristiana, non ortodossa, che è stata costruita dagli italiani più o meno nel 1850. Ha ospitato vari soldati nel tempo, soldati italiani, e quindi una chiesa fatta dagli italiani. Mi ha incuriosito un po' e quindi siamo entrati. Solo al momento di entrare praticamente c'era la celebrazione, c'era uno ci ha tirato dentro, abbiamo dovuto fare un po' di messa. Segno della croce. Per non fare figure in merda abbiamo fatto il segno della croce, vabbè, non è che siamo proprio dei religiosi. Le nostre mamme ci stanno amando in questo. Sicuramente le nostre figure di riferimento, padrini, madrine. Allora, devo essere sincero, ora Emanuela so che tanto non si arrabbia. Cioè, raga, vediamo, cioè, pieno di pucchiacca, è una cosa impressionante. Boh, la mole ti arrabbi quando dico queste cose? No, è vero. No, è vero, vedi? Bene, dopo aver cenato, passeggiata sul lungomare di Retimo. Allora, lì c'è il porto, dove arrivano le navi anche dal Pireo. In lontananza si intravede un caicco, tipo quelli che si vedono in Turchia sulla costa di Antalya, che fanno fare le gite turisti. Il mare stasera non è molto calmo, però dai, è molto bello. C'è un bellissimo tramonto dall'altra parte e dietro di noi possiamo intravedere la famosa fortezza veneziana, baluardo della difesa contro gli ottomani. Gli ottomani non accettarono la resa e decapitarono tutti. Mi ricorda un po' Malta. Vedere un qualcosa che mi ricorda Malta, ma dove sventola la bandiera greca, mi fa capire che la storia comunque ha mille sfaccettature. È un posto veramente molto molto bello. Questa camminata su Retimo, dagli anfratti pieni di negozi, souvenir, ristoranti, ristorantini più o meno costosi, ma adatti a tutte le tasche comunque. Camminare qui è veramente bello e piacevole. La fortezza dentro non è visitabile, si possono scorgere solo le mura, anche perché comunque è sera. Ti piace questa fortezza? Camminare su questa passeggiatina? È bello. certezza c'è, ogni ricordo resta dentro di noi, per sempre ci sarà. La moto è la strada, in sella verso il mondo, odore di mare, caldo che scotta. Bene, dopo aver visto il lungomare, siamo rientrati dall'altra parte della città. Allora, qui la porta è chiaramente di derivazione dalle mura veneziane, ma guardate cosa c'è qui.
Allora, io non le so leggere, ok? Magari qualcuno praticolingua può tradurre. Secondo me sono versi del Corano, secondo me. È veramente una cosa molto molto curiosa questa. Amore, è curiosa? Allora, abbiamo provato col telefonino a fare la traduzione, però esce qualcosa che non ci... Non torna. non torna, tipo la fabbrica, boh, non lo so. Magari ci farò una ricerca perché è chiaro che non è che posso sapere tutto, cioè è chiaro quello, no? Quindi siamo ritornati qui, è pieno di locali, è bello. Vi faccio vedere qualche scorcio, ma se volete venire a scoprirne i segreti e la bellezza di Retimo, oh, ci dovete venire. Giusto Emanuela, non è che ci facciamo tutti sti chilometri e tutto sto caldo, sudori, eh? Anche loro. È giusto, anche i nostri followers. Bene, non potevamo venire a Retimo e non venire in una delle piazze principali. Tra l'altro ce ne sono tante piazze carine, è vero? Sì. Qua siamo a ridosso del porto praticamente, veramente molto bello. Siamo fermi in una gelateria, Manuela ha preso il gelatino perché avevo il gelato, io ho la mia solita birrozza. Mythos, perché a me piace la Mythos, ma effettivamente Retimo si sta veramente molto molto bene e si fa anche un piccolo tuffo nella storia, come piace a me tra le altre cose. Amore? Che cazzo ridi? Poi il botte, vero? Ora la picchio. No, non è. Ma è enorme per chi non ce l'ha. Come l'aria condizionata. L'aria condizionata fa male a chi non ce l'ha. Remember. Ricordatevelo, followers. Ma sei saggio? Manuela? Sì, cosa vuoi che ti... È un po' grande questo gelato. Io volevo una... Oh no. Minchia, costa 5 euro. È la gelateria italiana che si chiama Vienna. Molto buono. Bene, dopo aver fatto baldoria con Emanuela, che ha ballato sui tavoli, è il momento di ritirarci nel nostro umido hotel, Nido d'Amore. Esatto, cos'hai detto Nido d'Amore? Sì. Allora, Retimo si è dimostrata davvero all'altezza del suo nome, bella, bella, bella veramente. È l'una di notte, più o meno, quindi adesso ci ritiriamo piano piano. Abbiamo circa 1 chilometro da fare a piedi, di cui gli ultimi 800 tutti in salita. Non ci faremo sopraffare dalla fatica e dalla non voglia di camminare. Quindi per stasera è tutto, ciao!